Benvenuti nel video dedicato alla confezione di questa maglia. Nella descrizione di questo video trovate anche il link per la creazione del cartamodello. Io ho utilizzato per creare il cartamodello TTCAD L3. Per quanto riguarda la tipologia del tessuto utilizzato per questa maglia, ho utilizzato due tessuti differenti. Il primo, il principale, è un cotone ricamato, mentre per le rifiniture del giro collo della parte del davanti e del dietro e del fondo manica ho utilizzato una maglina in lino. Il tessuto non ha, entrambi i tessuti non hanno elastan, ma comunque hanno una loro elasticità essendo maglina. Vediamo assieme la sequenza per la confezione di questa maglia. Per la confezione di questo modello utilizzerò sempre il cartamodello di TTCAD, però in miniatura. Questo modello è composto da un davanti, il dietro, il polsino che serve per rifinire il fondo manica, due fascette per rifinire la parte del davanti, la fascetta sul fondo del dietro e la fascetta per il girocollo. La prima cosa che faccio è trasferire sul tessuto questo marcatore che trovo sul davanti. Mi servirà poi per applicare la fascetta. Per trasferirlo prendo ago e filo da imbastire doppio, entro perpendicolare con l'ago, faccio fuoriuscire da sotto e taglio lasciando alcuni centimetri di filo. Il modello ha anche altri marcatori. Se voi volete potete trasferirne alcuni nello stesso modo per aiutarvi poi nella confezione del davanti e del dietro. Io trasferisco solamente questo marcatore. Tolgo gli spilli dal cartamodello per facilitare la comprensione come poi va sormontato il davanti destro col davanti sinistro. Io ho realizzato questo tutorial utilizzando due stoffe diverse per quanto riguarda il davanti, così è più facile comprendere il sormonto tra destra e sinistra. Questa sarà la mia parte destra e questa sarà la mia parte sinistra. Segno con una X il rovescio del tessuto. Poi prendo il dietro, tolgo gli spilli. Se voi avete trasferito alcuni marcatori sul davanti, li andate a trasferire anche sul dietro nella stessa posizione. Io non riporto nessun segno. Tolgo gli spilli. Questo è il rovescio del tessuto, lo segno con la biro così si vede meglio. Apro. Devo avere il dritto del tessuto verso l'alto. Prendo il mio davanti, questo è facile vedere qual è il dritto e il rovescio, posiziono dritto contro dritto e unisco il fianco e il sottomanica, solamente queste parti. Unisco l'inizio, tengo fermo con lo spillo, subito anche la manica, poi metto altri spilli per bloccare il tutto. Misuro con il metro i margini che mi vengono indicati dal cartamodello, con la riga e il gesso vado a trasferire tutto lungo il fianco e il sottomanica questi centimetri, poi utilizzerò il segno per imbastire e cucire a macchina e rifinisco anche i margini con zigzag o taglia e cuci. Questa cosa la faccio anche sull'altro fianco e l'altro sottomanica. Metto dritto contro dritto e vado a rifinire il fianco e il sottomanica. Cucitura effettuata. Per velocizzare il tutorial io non ho rifinito con taglia e cuci. Prendo la fascetta, le due fascette del davanti che ho ritagliato posizionando il cartamodello sulla piega della stoffa e la fascetta del fondo del dietro, anche lei posizionata sulla piega della stoffa. Tolgo il cartamodello e segno con il gesso il rovescio del tessuto. Prendo la fascetta del fondo del dietro, l'apro,
con il dritto rivolto verso l'alto. Prendo la fascetta del davanti e unisco dritto contro dritto una estremità, in questo modo. Unisco con lo spillo, misuro i margini che mi vengono riportati sul cartamodello, li trasferisco con il metro e il gesso sul tessuto, imbastisco e cucio a macchina. La stessa identica cosa sull'altra estremità del fondo del dietro. Dritto contro dritto, unisco e cucio a macchina. Cucite assieme le fascette, stiro i margini aperti e poi piego rovescio contro rovescio la fascetta, così. Blocco con degli spilli tutto lungo le due fasce del davanti e quella del dietro. Prima di applicare la fascetta sulla maglia vado a segnarmi dei punti. Qui ho le due cuciture che mi uniscono il dietro con la parte del davanti e quindi corrisponderanno alle cuciture dei fianchi della maglia. Mi segno metà, il centro dietro, unisco cucitura con cucitura, si vede un pochino il filo che sporge, la piega della stoffa che si forma, la segno con il gesso e sarà il centro dietro, questo per aiutare, per facilitare poi l'applicazione. Dalla cucitura all'estremità, quindi la fascetta del davanti, unisco dove ho la cucitura con l'estremità. Dovete fare attenzione però, perché l'estremità ci sono dentro anche i margini di cucitura, quindi i margini di cucitura li dovete eliminare, non devono esserci. Quindi io segno, unisco da questo punto, che è dove inizia il margine di cucitura, alla cucitura. La piega che si forma la segno con il gesso. La stessa identica cosa faccio nell'altra parte del davanti. Prendo il mio davanti e dietro. Per quanto riguarda il fondo, per trovare la metà del centro dietro, unisco le due cuciture dei fianchi, la piega che si forma è il centro dietro e la segno con il gesso. Tengo il dritto del tessuto verso l'alto e appoggio la mia fascetta dritto contro dritto e margine. Questo è il margine della mia fascetta e qui ho la piega. Inizio a posizionare il centro dietro, quindi la metà con la metà, la cucitura della fascetta con la cucitura del fianco, il segno che mi sono fatta della metà della fascetta con il marcatore che avevo contrassegnato all'inizio e il margine qui in alto con il margine della spalla. Questa, la stessa identica cosa dall'altra parte, cucitura con cucitura, il segno che ho fatto con il marcatore e l'estremità qui in alto con l'estremità qui la spalla. Unisco tutto con gli spilli, misuro i margini di cucitura riportati sul cartamodello, li segno con il gesso, vado ad imbastire, cucio a macchina e rifinisco anche con zigzag o taglia e cuci. Io per velocizzare questo passaggio non lo faccio, non applico la fascetta. Questo è quello che devo ottenere quando ho applicato la fascetta. Qui ho la cucitura del fianco e la cucitura della fascetta. Si vede pochissimo su questo tessuto. Ho cucito e rifinito con taglia e cuci. Qui si vede la cucitura e qui la rifinitura della taglia e cuci. Ora vado a unire il sopramanica e la spalla e qui devo fare attenzione con l'incrocio. Ho la parte destra, che nel mio caso è questa con i fiori, che quando ho addosso la maglia rimane sopra la parte sinistra. Per prima cosa devo unire questa mia parte che è la destra ed è questa con i fiori, in questo modo. Unisco il sopramanica qui e anche la parte della spalla. Unisco margine con margine.
Fate attenzione ai margini che coincidano perfettamente. Questa parte della spalla molto piccola, per comodità vi consiglio di imbastirla. Poi prendete l'altra parte, che è la parte sinistra, e gliela appoggiate sopra. Anche qui unisco la parte alta della spalla, la cucitura della spalla. Ho la parte a fiori che si trova tra le due in tinta unita, mentre da questa parte è sopra, così. Unisco tutto con gli spilli, vado a misurare i margini che mi vengono indicati dal cartamodello con il metro e la riga, li trasferisco sul tessuto ed eseguo una cucitura a macchina dal fondo della manica fino al girocollo, e la stessa identica cosa da questa parte, e poi rifinisco con zig zag o taglia e cuci. Questo è il risultato finale. Questa è la spalla e l'altra spalla. A mio parere è molto bella anche la maglia, fatta come in questo video tutorial, con due tessuti diversi sul davanti. Vado a rifinire il girocollo. Prima di tutto unisco i due strati di tessuto con degli spilli e anche un'imbastitura, in modo da tenerli bloccati sul girocollo davanti. Prendo la fascetta del mio collo, è stata posizionata sulla piega della stoffa, unisco i margini, misuro i centimetri che mi vengono indicati dal cartamodello, li segno sul tessuto ed eseguo una cucitura a macchina. Stiro i margini aperti e piego la fascetta rovescio contro rovescio, partendo dove ho appena eseguito la cucitura, e unisco i margini. Tengo fermo tutto con gli spilli, tutto attorno alla circonferenza. Prima di applicare la fascetta mi trovo la metà, tengo dove ho la cucitura, la piega che si forma la segno con il gesso. Per velocizzare vi faccio vedere solo la sequenza. Io vado a posizionare la cucitura della fascetta sul centro dietro, quindi prendo la mia maglia, unisco la spalla con la spalla, quindi cucitura con cucitura, la piega che si forma è metà girocollo, è il centro dietro. Faccio la stessa identica cosa, tengo spalla contro spalla e la piega che si forma sul davanti è metà girocollo davanti, è il centro davanti. La fascetta la inserisco in questo modo, o meglio, inserisco il girocollo della maglia all'interno della fascetta, unisco subito la cucitura della fascetta con il segno del collo e unisco margini contro margini. Qui io ho la piega della mia fascetta, poi unisco subito il centro davanti e così poi vado tutto attorno a unire i margini con i margini del girocollo. Misuro i margini che mi vengono indicati dal cartamodello, li riporto sul tessuto, imbastisco, cucio a macchina e rifinisco con taglia e cuci. La confezione della fascetta è la stessa identica che poi io farò per il polsino, per il fondo della manica. Nella descrizione di questo video trovate anche come applicare il polsino ed è la stessa identica cosa che faccio per la fascetta. L'unica cosa appunto che la fascetta tengo come riferimento la cucitura che la posiziono sul centro dietro e la piega della fascetta sul centro davanti. Il risultato finale è questo. Questa è la fascettina messa sul girocollo. Io non ho fatto poi delle altre cuciture esterne, ma l'ho lasciato così perché mi piace in questo modello che rimanga così. Per quanto riguarda il polsino,
come vi dicevo, l'ho applicato nello stesso identico modo. Non l'ho neanche ritagliato sulla staffa. Comunque voi, se avete il tessuto, dovete mettere prima dritto contro dritto, cucire e poi, come vi ho fatto vedere per la fascetta, dovete piegarlo a metà. La cucitura del polsino andrà posizionata sulla cucitura del sottomanica, in questo modo. Poi unisco tutto attorno, riporto i margini di cucitura, cucio e rifinisco con taglia e cuci. Il risultato finale è questo. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!